Allora, architetto Ross, abbiamo visto dal sito che il vostro studio propone una consulenza anche di bioarchitettura, quindi sostanzialmente le indagini sui materiali migliori, più adeguati, che diano la massima salubrità della casa. E ce ne vuole parlare in maniera un pochino più dettagliata? Sì, abbiamo visto questo nel primo video, sempre abbiamo fatto un discorso generale e come per la geobiologia abbiamo fatto un aspetto più approfondito in un secondo video. In questo terzo video parliamo della bioarchitettura e entriamo un po' invece quelli che sono gli aspetti più precisi. Per arrivare quindi a definire questo tipo di argomento guardiamo soprattutto due fattori fondamentali che sono centrali, diciamo così, nell'ambito della bioarchitettura, cioè l'uso dei materiali propri e dell'impiantistica. Bene, allora soffermiamoci dal primo, i materiali. Allora, sì, diciamo innanzitutto che è diverso partire da una casa da costruire o da una casa da ristrutturare. Ovviamente la prima ha più ampia libertà di movimento e quindi di scelta e possiamo più usare quindi sistemi naturali con una maggiore libertà. Detto questo, diciamo, la gamma delle soluzioni è molto alta. Partiamo quindi dai materiali da costruzione. Si preferisce l'utilizzo di materiali naturali per far sì che l'edificio possa respirare e venga favorito uno scambio continuo con l'ambiente esterno. Quindi si va da materiali come il legno, la pietra, la terra, l'argilla, il cotto, usando per legarli malte a base di calce, con diversi accorgimenti che noi usiamo, evitando se possibile il cemento armato, tanto amato e tanto abusato, diciamo, con le solite maglie elettrosaldate che creano tutta una serie di problematiche di campi e diminuiscono il campo elettrico naturale della casa, cosa che noi cerchiamo di evitare perché noi cerchiamo invece di creare una certa traspirabilità della casa. E faccio un esempio sempre un po' banale, ma è come se ci mettessimo quando piove il Gorapex, questa marca famosa che traspira, diciamo così, come un giubbotto, o mettessimo del cellophane sul corpo. Ovviamente se mettiamo il Gorapex dentro siamo asciutti, non abbiamo umidità e traspira la nostra pelle. Se invece mettiamo un cellophane iniziamo a sudare, stiamo male, è tutto sigillato. Notiamo mai per esempio una casa fatta in un certo modo, quando tutte le finestre vengono cambiate inizia a crearsi muffa all'interno della casa. Questo è un esempio per dire che il sigillatura di una casa non è mai una soluzione efficace. La casa deve essere studiata bene perché deve avere una sua traspirabilità e una sua osmosi con l'interno e l'esterno nel modo adeguato. L'architetto ci ha parlato adesso di materiali da costruzione. Per quanto riguarda gli isolanti, cosa ci può dire? Allora, bravissima, l'isolante è un altro tema importantissimo, cioè la costruzione deve dalle fondamenta, tutto il resto, murature, quindi i pacchetti che si fanno, e quindi abbiamo detto c'è un mondo che qua adesso ho detto solamente una prima linea generale, quindi possiamo solo immaginare caso per caso quante cose ci sono da dire, però altro grande capitolo e tema sono appunto gli isolanti. Anche qua si preferiscono isolanti naturali, tipo fibre di legno, sughero, fibre di cocco, cellulosa, al posto di tutta quella gamma di poliberi sintetici tipo schiume, polistirolo, polistirene, poliuretano, lana di vetro, vermiculite, che sono diciamo da evitare dal nostro punto di vista perché creano una sorta di sigillatura della casa. Facciamo però un appunto importante questo, perché tutte le ditte che spacciano le case in classe A, e noi sappiamo che classe A vuol dire che la casa ha risposto, diciamo, in modo affermativo per una certa capacità, diremo così, di contenere il riscaldamento o raffrescamento, appunto, e vengono chiamate poi case di bioarchitettura. Dal nostro punto di vista queste spesso e volentieri non sono invece case di bioarchitettura. Perché? Perché si può tranquillamente usare materiali appunto sintetici per arrivare agli stessi risultati, con quindi degli isolanti non salutari, però la casa comunque corrisponde con i parametri, a livello tecnico ci risponde con parametri corretti. Quindi la questione è, avrà anche una quantità tecnica, diremo così, di calorie che vengono mantenute, ma la qualità del materiale è buona, è traspirante, non è nociva per il corpo, non rilascia sostanze. Bene, questo è un argomento che spesso l'utente neanche se ne rende conto, ma bisognerebbe anche sondare questo, e noi stiamo attenti anche da questo punto di vista. Direi che ha sollevato un tema particolarmente caldo e delicato. Sì, lo so, e capisco anche le ditte che sono costrette, diremo così, a tenere un equilibrio tra costi e
diciamo effetti e quindi anche diciamo facilità di messa in opera, perché bisogna avere cultura anche per usare questi materiali di una certa storia, diremo così. Ovviamente i prodotti nuovi sono prodotti che resistono, diremo, in un certo senso di più se messi anche in modo sbagliato. E invece i prodotti appunto naturali hanno bisogno di una certa attenzione e quindi conoscenza tecnica, però alla fine dei risultati l'aspetto naturale è sicuramente vincente. Forse qualcosa di più delle volte costa, ma è proprio in un certo senso la facilità di reperibilità e di quantità che delle volte costringe queste aziende ad andare in queste linee, e questo però bisogna anche dirlo, perché se vogliamo avere un quadro completo della visione bisogna dire che questa cosa non è mai, come dire, il titolo altisonante, no, della casa che ha una serie di funzioni sia poi veramente salutare. Questo bisognerebbe sempre stare attenti a indagare, anche se noi, ripeto, valutiamo sempre costi e benefici e vediamo nel complesso dove vale la pena spendere nella bioarchitettura o mantenere anche noi un'edilizia più moderna, perché se lavoriamo nelle fondamenta, il budget è quello che è, sicuramente possiamo usare un cemento armato e un'edilizia moderna. Se andiamo invece piano piano all'interno della casa e risaliamo sui muri perimetrali, i muri interni, o ancora di più su tutte le finiture interne che la persona è a contatto diretto, quindi pavimenti, quindi tessuti, quindi anche pitture, tutte queste parti qua, allora lì stiamo più attenti a valutare invece un ambito più architettonico, perché il rapporto è molto diretto a livello della persona. Andiamo a recuperare il secondo dei due fattori fondamentali di cui ci ha parlato prima architetto. Il primo appunto sono i materiali, il secondo fondamentale aspetto è l'impiantistica. Bravissimo, materiali e costruzioni isolanti abbiamo visto, adesso parliamo dell'impiantistica, altro grande argomento, perché si apre un altro capitolo enorme. Ovviamente qua per un video e per un'analisi così veloce cercherò di essere sintetico. Però ancora una volta, e su questo punto ancora una volta, che molte case vengono vedute anche qui come bioarchitettoniche, cioè una casa che ha un buon coefficiente di tenuta termica, diremo così, e ha dei sistemi interni tecnologicamente avanzati di recupero delle risorse, è una casa sicuramente bio. Anche qua bisogna stare un po' attenti per i campi elettrici, bisogna stare attenti anche per veramente tutto il ciclo di produzione, cosa vuol dire anche il dispendio ecologico per poter fare questi prodotti, poter smaltirli per esempio, quindi bisogna avere una visione d'insieme più alta. Poi c'è da dire anche spesso che i sistemi di risparmio diremo termici hanno bisogno però anche di cappotti adeguati. Cioè, per esempio, se io ho un elemento, diremo così, all'interno della casa radiante, devo avere un cappotto nel retrostante che mantenga l'elemento, che non vada a disperdere, diremo così, nel muro o nella situazione, nell'area esterna. Quindi cosa sto dicendo? Che ci costringe a creare degli spessori maggiori. Ora, nella nuova costruzione questo spesso è fattibile, nel restauro bisogna stare un po' attenti a valutare, perché possiamo avere una diminuzione di spazi, quindi si opterà per delle soluzioni attenti al riguardo. Architetto, visto che stiamo presentando il vostro studio che è di tipo Feng Shui, un'architettura di tipo Feng Shui, domando: come si collega questa tipologia, questo taglio architettonico con lo studio e dell'impiantistica, diciamo? Allora, appunto, no, stiamo osservando che una casa può essere, tra virgolette, detta bioarchitettonica nel momento in cui è una casa che ha degli isolanti che tengono bene o degli impianti che risparmiano, ma questo non è indice di qualità, sto dicendo ancora. Ma allora faccio anche un altro passo indietro io, perché per l'indice di qualità bisognerebbe prima di tutto fare una diagnostica della casa e valutare l'orientamento, cosa che il Feng Shui è come dire, è il nostro punto di diamante da questo aspetto, e quindi guardiamo tutto l'aspetto orientamento e del luogo. Dopo che abbiamo fatto questo, la forma della casa, perché la forma della casa accoglie il calore del sole, accoglie l'umidità, accoglie diversi fattori che vengono analizzati. La risposta dei materiali dal punto di vista della salute dell'uomo, per cui andiamo a analizzare la loro capacità, per esempio, di trattenere il calore e poi cederlo. Questo è dato da un parametro che si chiama lo sfasamento termico in ore. E questo aspetto ci fa capire poi cosa dobbiamo mettere per poter trovare un equilibrio massimo della casa. A questo punto guardiamo anche la ventilazione esterna, quindi i venti portanti e stagionali, per capire come si muovono i venti interni, la ventilazione interna naturale,
perché se azzecchiamo a questo punto avremo una climatizzazione naturale intanto, una risposta del sole che colpisce diciamo un certo tipo di materiali rilasciando calore all'interno della casa nei periodi invernali, con una giusta anche apertura soprattutto nelle zone questo sud della casa, che quindi alla sera poi chiuderemo e tratteniamo questo calore, e quindi poi con un gioco giusto di ventilazione dove aprire e dove chiudere nei periodi invece estivi possiamo ottenere un raffrescamento interno. Ora, nel momento in cui abbiamo tutte queste conoscenze e possiamo quindi aiutarci già ad anticipare tutto quello che ci servirà successivamente, capisce bene che siamo già a buon punto, cioè una buona analisi di cosa abbiamo nel restauro e quindi un buon progetto sulla base o un progetto nuovo con tutti questi parametri, abbiamo già fatto un bel passo. A quel punto possiamo parlare di che materiali usare e anche di che tecnologie aggiungere, però nella maggior parte delle case invece sono costruite senza nessuna attenzione purtroppo ultimamente di tutti questi parametri che abbiamo appena detto. A questo punto scendiamo ancora più nel dettaglio a proposito di impiantistica. Quindi allora, premesso che si faccia un'analisi, uno studio del luogo, abbiamo detto, uno studio dei materiali, uno studio della casa, la sua rispondenza, orientamento, forma, eccetera, eccetera, e i venti e tutta la ventilazione, quindi adeguiamo tutto questo a una composizione interessante, possiamo incominciare a usare i materiali corretti e poi anche la tecnologia. Ora, nella vasta scelta che ho proposta ultimamente, che veramente ne esce una ogni giorno, noi diciamo partiamo da sistemi di stufa ad alta inerzia termica, come diremmo base di un aspetto di riscaldamento salutare, o da sistemi per irraggiamento, utilizzando diciamo il solare termico e il fotovoltaico. Questi ultimi, appunto, sul terreno fotovoltaico, sono anche molto spinti ultimamente per tutte le regolamentazioni europee e incentivi e detrazioni che si stanno avendo, quindi diremmo che ci aspettiamo anche un bel risultato nel tempo di aggiornamento su questi sistemi e siccome dove si investono soldi ovviamente le cose migliorano, c'è da avere una attenzione da questo punto di vista. E io mi immagino che a breve le case sicuramente saranno costruite per esempio senza caldaia, non troveremo più le caldaie nelle case, quindi il riscaldamento classico, ma saranno diciamo gestite da una pompa di calore e dai sistemi diciamo di pannelli solari che gestiscono il riscaldamento e anche il raffrescamento in tutta la casa grazie appunto a questi sistemi radianti. Questi vengono proposti a parete, noi li proponiamo a soffitto soprattutto se abbiamo l'altezza, se no dobbiamo passare a parete, perché abbiamo un lavoro anche di non andare a togliere spessore. Questi sistemi poi noi ne andiamo anche a schermare le parti elettriche, perché hanno diverse parti elettriche, e questa noi la consideriamo sicuramente una soluzione ecologica, perché genera un ottimo riscaldamento e raffrescamento omogeneo della casa senza induzione di aria secca e polveri che creano allergie, come ben sappiamo, togliendo anche possibili umidità. Inoltre diciamo interessante il rinfrescamento estivo in questo caso, perché appunto questo sistema di deumidificazione controllata genera un microclima perfetto, ben lontano dai sistemi di condizionamento dell'aria, che spesso comportano anche malattie polmonari. Io ne ho casi anche vicino a me proprio di persone che sono ammalate per continui a respirare diciamo l'aria che viene viziata appunto da virus che si creano anche all'interno di questi condizionatori. Quindi passare invece a un sistema radiale di raffrescamento con un sistema di umidificazione controllata e stare in un ambiente molto salutare e sano. A questo si aggiunga il fatto che se usiamo il sistema solare con una batteria, quindi che possiamo noi accumulare senza vendere all'Enel, d'estate ne possiamo avere persino il raffrescamento gratuito, quindi e possiamo anche andare in una direzione di una quasi totale indipendenza termica. Discorso anche molto importante, perché l'autonomia anche di una casa a livello di spese è, come dire, il sogno di tutti in un certo senso. Bene, questo sarà un po' il futuro, però è un futuro da guardare, cioè nel senso che non bisogna farsi abbagliare da tutti questi sistemi avveniristici o estetici che continuano a uscire. Bisogna sapere anche a livello storico, culturale, ma anche pratico, cosa usare, cosa scegliere in ogni caso, che effetti hanno, che tecnologie anche usare, perché poi le cose nel tempo anche si possono rompere, possono non essere all'altezza. Quindi questo è un bel lavoro anche di screening. Bene architetto, ma ci sono anche altri sistemi che attualmente state valutando e studiando? Guarda, anche molto interessante il geotermico. Il geotermico sarebbe dei sistemi che utilizzano il calore della terra per trasformarlo sempre con pompa di calore all'interno della casa, sia per raffrescare che per scaldare. Quindi questo è molto interessante. Ovviamente andiamo poi
nei piccolo, non so, nei bagni per il recupero dell'acqua, nei rubinetti, nelle cassette appunto degli scarichi per cercare di fare di scaricare di meno di più, tutto quello che si può utilizzare per recuperare le varie fonti di energia, questo lo facciamo ovviamente anche all'esterno del giardino. Sono diverse soluzioni che noi creiamo di riutilizzo dell'acqua piovana, eccetera eccetera, ma qua entriamo in tanti campi che sono anche microcampi, però per noi sempre interessanti. Certo. Senta, possiamo concludere con un altro tipo di impiantistica altrettanto importante, l'impianto elettrico. Cosa può dirci rispetto a questo? Come dicevo prima, noi andiamo a schermare l'impianto elettrico, però l'impianto elettrico intanto bisogna progettarlo in un certo modo, quindi con impianto a stella, con il biointerruttore alla zona notte, ovviamente tutti i luoghi di permanenza appunto dove noi dormiamo, soprattutto studiamo, e quindi rimaniamo in uno studio tante ore, sono da guardare con attenzione, perché la parte elettrica ovviamente interferisce con il nostro campo elettrico umano, quindi bisogna anche qui avere una massima attenzione e lavorare per abbassare l'incidenza al minimo, e noi facciamo le adeguate schermature per questo. Sì, a tal proposito direi che è importante ricordare anche tutto il vostro lavoro rispetto alla geobiologia, alla consulenza geobiologica che voi offrite nel pacchetto. Sì, infatti nell'altro video parlo anche di questo, no? Che si collegano tutti quanti i settori. Certo. Questo terzo video infatti completa, potremmo dire, il primo col secondo geobiologia, che parla anche di queste schermature, anche delle parti elettriche, delle anomalie che possiamo avere, con la parte dei materiali e dell'impiantistica in senso corretto, però di saperle guardare. Il tutto, torniamo ancora una volta, il nostro intervento chiamato appunto il progetto di architettura Feng Shui che noi proponiamo a più livelli. Bene architetto, sono tantissime le cose interessanti che ci hai esposto, e per poterne sapere di più, per poter avere valutazioni anche rispetto per esempio alle nostre case, come fare? Guarda, per qualsiasi argomento basta chiamarci, daremo tutte le specifiche che si vogliono e anche preventivi gratuiti per la casa, per gli impianti, per qualsiasi cosa, e valutiamo appunto caso per caso e andiamo anche sul posto a incontrare, a vedere e a comprendere, diciamo, le varie problematiche che un cliente può proporci. Bene, allora grazie davvero. Grazie a voi, allora Arrivederci. arrivederci. A presto.